Salve a tutti! Perché il cinema americano è così preponderante nel mondo di oggi? Come mai Hollywood è così grande e potente? Come è nata la sua stella? Come si è evoluta e come si è consolidata nel tempo? Certo, si può rispondere che gli americani hanno più soldi, che è vero, ma secondo me non spiega tutto. E proprio per cercare una vera risposta a questa domanda ho voluto realizzare questa serie di video che seguono l'evoluzione del cinema americano dalle origini fino ai giorni nostri, sia dal punto di vista artistico ma anche dal punto di vista industriale, che secondo me non è secondario. Perciò seguitemi in questo viaggio che partirà dalle rudimentali attrezzature di Edison fino alla moderna spettacolarità dei blockbuster, proprio alla ricerca dei fattori che hanno reso Hollywood così capace di catturarci con il suo fascino. Buon viaggio! Tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, il mondo è nel pieno di una seconda rivoluzione industriale resa possibile da nuove fonti di energia come il carbone e l'energia elettrica. Anche l'America è pienamente coinvolta in questo processo e il suo sistema industriale e la sua economia sono in forte crescita. Gli imprenditori di questo periodo, con la loro aggressività spregiudicata, assomigliano molto agli avventurieri del Far West. È un periodo di grandi scoperte in tutti i campi e nuove invenzioni si susseguono una dopo l'altra, così come nel campo della fotografia in particolare si moltiplicano i tentativi di fotografare e riprodurre il movimento. Nel 1878 il fotografo britannico Edward Muybridge riesce a fotografare un cavallo in movimento, mentre nello stesso anno l'americano George Eastman, il fondatore della Kodak, inventa la pellicola flessibile di celluloide, la prima pellicola cinematografica. Anche l'inventore Thomas Edison si cimenta con le potenzialità di queste nuove tecnologie e nel 1888 realizza insieme al suo assistente William Dickson il kinetoscopio, un apparecchio che permette di vedere immagini in movimento attraverso un oculare. Dickson sviluppa poi ulteriormente l'invenzione fino a realizzare l'eidoloscopio, che permette di proiettare su uno schermo le immagini in movimento e a realizzare il primo cinema vero e proprio. Nel frattempo in America arriva anche il cinematografo dei fratelli Lumière e altri inventori si cimentano nella realizzazione di nuove versioni di apparecchi di ripresa e proiezione. L'interesse per questa nuova tecnologia è enorme, vengono fatte proiezioni dovunque, nei teatri di varietà, nei parchi di divertimento, nelle fiere, ma ancora l'interesse è concentrato sulla meraviglia di questo apparecchio, su questo magico strumento capace di catturare il movimento. E anche il materiale girato è solamente una dimostrazione delle capacità di questo strumento, ma ancora non si ha un'idea precisa di quel che ci si può fare con esso. Sull'onda del successo di questa nuova tecnologia nascono numerose compagnie di produzione, all'inizio con metodi di organizzazione amatoriali, poi sempre più strutturati e professionali. La più importante e la più antica è la Biograph, fondata nel 1895 da William Dickson, l'ex assistente di Edison, che nel frattempo si era messo in proprio per fondare una società dedicata esclusivamente alla produzione di film. Per la Biograph lavoreranno star come David Griffith, Mary Pickford, Mack Sennett e tanti altri. Poi, quando comincerà ad affermarsi il lungometraggio, non riuscirà però ad adattarsi alla nuova situazione e si troverà sempre più spinta ai margini finché nel 1915 cesserà completamente l'attività. Nel 1897 James Stewart Blackton, un reporter che aveva intervistato Edison ed era rimasto affascinato da questa nuova invenzione, fonda la Vitagraph, che nel 1914 terrà a battesimo il giovane Rodolfo Valentino e che nel 1924 verrà poi assorbita dalla Warner Bros. E darà il nome al primo sistema di riproduzione del sonoro del cinema.
Nel 1902 un immigrato polacco di nome Zygmunt Lubin, esperto di ottica e fotografia, fonda la Lubin Company. Lubin inizia la sua attività prendendo in affitto a poco prezzo lo spazio sul tetto di un palazzo nel quartiere degli affari di Filadelfia. Qui piazza i suoi studi e da lì si espande vorticosamente fino ad arrivare ad avere anche 1400 dipendenti. Ma farà poi altrettanto rapidamente bancarotta nel 1916 a seguito di un disastroso incendio. Poi il colpo di grazia glielo darà lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, facendogli perdere tutto il mercato europeo, e poco dopo l'azienda verrà assorbita dalla Vitagraph. Nel 1903 un regista della Edison, Edwin Porter, realizza Vita di un pompiere americano, che per la prima volta compone la narrazione di un evento in più inquadrature diverse. L'idea verrà poi sviluppata nel suo film successivo, La grande rapina al treno, il primo film western e il primo vero e proprio film di finzione del cinema americano. Ma il cinema come fenomeno da baraccone sta cominciando a stancare il pubblico e così a Pittsburgh, in Pennsylvania, un imprenditore teatrale, Harry Davis, insieme al fratello John Harris, allestisce il primo teatro dedicato esclusivamente alla proiezione di film. Il prezzo del biglietto è di 5 centesimi, un nichelino. Da qui il nome che renderà famoso questo tipo di sale, i Nickelodeon. Il successo è tale che in pochi anni i Nickelodeon si diffondono in tutti gli Stati Uniti e alla fine dell'anno saranno già 10.000. Sono teatri allestiti in locali spesso fatiscenti, ex magazzini o laboratori dismessi, hanno capienze che non superano i 200 posti, ma sono sempre affollati fino all'inverosimile. I Nickelodeon sono frequentati da operai e immigrati che vivono nelle periferie e nei grandi quartieri popolari, che con un prezzo così basso possono permettersi di portarci anche la famiglia. Il programma cambia quasi tutti i giorni e può variare anche a seconda dell'orario di proiezione. Comprende un certo numero di cortometraggi, ma anche alcuni numeri dal vivo come canzoni o altre forme di intrattenimento. Grazie all'esperienza dei Nickelodeon, i proletari delle grandi città, quasi tutti analfabeti o immigrati, vengono a conoscenza di un mondo completamente nuovo e sconosciuto e quindi in qualche modo i Nickelodeon hanno svolto una funzione anche culturale, di formazione culturale o deformazione, come ben presto cominceranno a pensare le elite culturali e religiose che cominceranno a prenderli di mira. In Europa la genesi è stata completamente diversa. I registi europei hanno una formazione che proviene dalla fotografia, dalla scienza, dall'arte e quindi hanno dato in qualche modo al cinema una connotazione di tipo, per così dire, artistico o pedagogica. In America invece l'origine è proprio prettamente commerciale. Tutti i grandi fondatori degli studios cinematografici americani hanno avuto una esperienza originaria iniziale nei Nickelodeon e si tratta di gestori di sale che per una serie di circostanze che vedremo si sono poi dovuti improvvisare anche produttori. Quindi questo forte orientamento commerciale è presente fin dalle origini del cinema americano e ne segnerà anche il suo futuro. Ma riprenderemo il tema più avanti. Nel 1907 George Kleine, un produttore molto attivo nell'importazione di film dall'Europa, soprattutto dall'Italia, fonda insieme ad altri 2 soci la Kalem, molto apprezzata per la cura della fotografia e la spettacolarità delle immagini. Come tante altre società del settore avrà vita breve e nel 1916 verrà assorbita anch'essa dalla Vitagraph. Ma nello stesso anno George Spur, insieme all'attore Gilbert Henderson, fonda la Essanay, che si lancerà in un'intensa produzione di film western e inventerà il primo eroe seriale dell'epoca, Bronco Billy, interpretato dallo stesso Henderson. Girerà 375 cortometraggi, ma soprattutto avrà per un breve periodo una star di prima grandezza, Charlie Chaplin, e le sue fortune declineranno proprio a partire dal 1915, quando Chaplin la lascerà. E per oggi ci fermiamo qui.
Nel prossimo video ripartiremo dal 1908, che è la data di fondazione del Trust, l'organizzazione fondata da Edison per imporre il monopolio sul mercato cinematografico. Grazie per avermi seguito fino qui. Se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, iscrivetevi al mio canale e se avete osservazioni o commenti scriveteli qui sotto, vi risponderò molto volentieri. Alla prossima puntata.